Oh, guarda che c'è Nicola Giang! Benvenuti in questa nuovissima puntata. Molto spesso mi viene posta questa domanda: ma tu, esattamente, di dove sei? Beh, se rispondo che sono italiano, nato e cresciuto in Italia, molte volte non basta, perché guardatemi. E la domanda poi diventa: che origini hai? E se rispondo che ho origini cinesi, non basta nemmeno questo, perché poi la domanda diventa: da quale parte della Cina? Finora ho sempre risposto vicino a Shanghai, perché anche se dicessi la città esatta, nessuno la conoscerebbe. Invece oggi ho deciso di fare questo video in cui finalmente riesco a presentarvi la città da cui provengono le mie origini e la maggior parte dei cinesi che vivono in Italia. Wenzhou! Wenzhou è una città nella regione dello Zhejiang, nel sud-est della Cina, rinomata per il suo spirito imprenditoriale e per il suo dialetto così distintivo da sembrare una lingua a sé stante rispetto al cinese mandarino. Dato che Wenzhou in passato era una città relativamente povera, i wenzhounesi sono stati tra i primi cinesi ad emigrare all'estero, stabilendosi principalmente in Italia e in Francia, dove hanno portato con sé la loro cultura e la loro cucina. Ah, ho appena controllato sulla mappa e Shanghai dista a circa 500 km da qui. È come se dicessi, sì, sono di Pesaro, una città vicino a Napoli. Capito? È quello il concetto. Bene raga, tenetevi comodi che in questa puntata mi sentirete parlare in un'altra mia madrelingua. E no, non è il cinese mandarino. Buona visione! E per incominciare vi porto a mangiare il primo cibo in assoluto, tipico di Wenzhou, il nuo mi fan. Ed è tra i primi posti della classifica dei miei cibi preferiti. Andiamo! Non mi va, Ivan. A differenza della colazione italiana, che è generalmente dolce e leggera, basata principalmente su alimenti come brioche e cappuccino, qui a Wenzhou si mangia il nuo mi fan, ovvero il riso glutinoso al vapore, condito con del youtiao tagliato a pezzi, ovvero delle frittelle cinesi, un po' di cipollotto e una versata di questo brodino pieno di carne macinata e funghi. Come abbinamento mi hanno consigliato questo piatto che è composto da uovo crudo sbattuto, latte di soia e un po' di zucchero. Questa è la versione dolce, ma volendo c'è pure la versione salata, che anziché metterci lo zucchero ci si mette del cipollotto, del sale, una versatina del brodino di carne e funghi e un po' di salsa di soia, o almeno credo, anche perché quella bottiglia è di una bibita a base di tè cinese. Che ti mangia? Langci. Langci. Ed ecco cosa mangiano i cinesi che vivono in Italia. Il nuo mi fan, che tradotto in dialetto si dice non mi va, e sarebbe il riso glutinoso con della carne macinata e del youtiao, che sono delle frittelle cinesi. Poi c'è il cipollotto, il fungo e il brodino della carne macinata, che rende questo riso molto più gustoso. E questo è uno dei miei piatti preferiti in assoluto di Wenzhou. Me lo fanno anche i miei a volte, ma molto molto raramente. Forse è anche per questo che mi piace un botto. E in totale abbiamo speso 10 yuan, che è circa 1,10 euro. Non potete immaginare quanto sia felice io ora adesso. Buon appetito! Un'armonia di sapori, stramorbidissimo, stragustoso. Il riso è molto compatto, sono tutti appiccicati fra di loro. Non è secco perché è stato bagnato dal brodino della carne. E questo è lo stesso riso che utilizzano in Thailandia per il mango sticky rice, ma quello lì è dolce. Cioè mi piacciono un botto entrambi i modi. È proprio il riso glutinoso che io adoro. È tipo mangiare il riso in bianco, ma un po' più duro, più al dente, molto appiccicoso, gommoso. Questa colazione qui la potete trovare pure a Milano, o a Prato, o a Roma. Tocca trovarlo, però li trovate. E poi abbinato a questo abbiamo il Qi Tang Doujiang, che sarebbe un latte di soia con le uova. Come avrete visto, ha sbattuto l'uovo crudo e poi ci ha versato il latte di soia e l'uovo è diventato cotto, ma non stracotto. Fare la colazione tutti i giorni così, perché è bello caldo, è stupendo. E qui ci stanno due versioni: c'è la versione salata, in cui mi ci ha versato del cipollotto e della carne macinata, e c'è pure la versione dolce, questa qui. E in Cina, come ben sapete, ci litigano. Al nord della Cina il latte di soia lo bevono dolce, e invece al sud della Cina il latte di soia lo bevono salato. E qui ci abbiamo entrambi, perciò nessuno litiga, fanno la pace in questo locale. Qui c'è la versione dolce che ci ha messo solamente dello zucchero e del sesamo. Questo qui raga ci starebbe un botto bene con una brioche, un qualche pasticcino dolce. Alla fine è come bere il latte di soia, ma con una cremosità in più dell'uovo, che poi non è stracotto, è quasi cotto, vedete? È ancora un po' viscido. La porzione sembrava piccola, ma riempie un botto.
Raga, mi sa che ho trovato la stradina dove c'era la casa dove ci abitava mia mamma. Mi ricordo quella costruzione lì. Sono curioso un po', andiamo a farci un giro, magari la troviamo la casa. No, beh, ero un bimbo. A Pechino ci sono gli huton, che sono i vicoli stretti, e invece qui a Wenzhou si chiamano xiang. Vedete? Questo diagramma qui. E guardate la gente come vive. Sono le casette piccoline, magari ci sono pure passato ma non mi ricordo proprio nulla. E poi ci sono venuto solamente 2 volte, mi ricordo. Ma ci sono stato veramente poco che... Chi si ricorda più? Cioè, ero piccolo, io... Oh, sto qui ha pure sputato. Cioè, non mi ricordo nemmeno cosa è successo ieri, figuriamoci da quando ero piccolino. 哎，你好，可以来一份是什么？什么味儿的？甜的芝麻味。要不要靠边？那边有个警察，要不要靠那边？没事啊。Raga, guardate. In mezzo alla strada lì c'è pure il poliziotto. Che la dia? 那个 Dai che è? 温州特产。 Wenzhou 特产啊，是这个啊？Guardate raga, guardate. Che grande! Questo altro che street food, questo è strisce pedonali, perché mi era serviti sulle strisce pedonali e è andato via subito. Ed ecco qui i mousse, che è wenzhonese, che tradotto in cinese mandarino è il mashu. I mashu in pratica sono delle palline fatte con la farina di riso glutinoso. Buon appetito! Buono, eh? Sono belli morbidi, gommosi, è dolce, condito col sesamo ed è la polvere di soia. E questo è proprio uno street food nel vero senso della parola. L'abbiamo visto passare col motorino, no? E lui si è fermato perché ha visto che eravamo curiosi. Volete? È il masu. Ok, prendiamo una porzione, dai. E questo l'abbiamo pagato 10 yuan, che è circa 1,20 euro. Beh, comunque qui a volte mi sentite parlare sia in mandarino che in dialetto wenzhonese, perché a volte mi scordo che sono nella mia città di origine, dove capiscono il dialetto che parlo, che ho sempre parlato fin da piccolo, perché come sapete io sono nato e cresciuto in Italia, no? Dopo la nascita i miei genitori erano molto occupati nel ristorante, perciò non avevano tempo nel badarmi, e dato che erano così impegnati mi hanno mandato delle babysitter, e per colpa delle babysitter che non mi guardavano bene guardavo la TV appiccicato allo schermo, no? E poi a lungo andare ho avuto dei problemi alla vista e mi hanno fatto gli occhiali e non so se è per colpa di questo fatto o cosa. E dopo hanno chiamato i miei nonni, li hanno portati in Italia e loro non sanno il mandarino, no? Mi hanno cresciuto parlando in dialetto, per questo so il dialetto. E il wenzhonese per me non è una madrelingua ma una nonna lingua. Ni hao. Qui i kai bugi i kai beiniu ko cegu sanzhou ci ga. 上卡车，我在中越电视台、19电视台早早的爬过的。Nanga, è Mongson è. 19电视台爬3遍吧。 Guardate, è famoso. Guardate, sta rivista c'ha anni, che è Kiniga. 该不多年，也9年是 È Giaoni, oh. 也不年。 Nel 2019-18 questa rivista. Vieni parlate a Vakez, non è Vakez bende. 你至于进来了， Zhu就能做 Kiniva. 爬3年吧。 3年啊。 那个原来可不是没那钱嘛，你娃学的长呢。如果你娃学的长，你5年了怎么办？ Questo ragazzo è qui da 32 anni, cioè fa sto lavoro da 32 anni. Ha detto che c'erano dei bambini piccolissimi che sono ritornati dopo tipo 20 anni, 30 anni, hanno visto lui e gli fanno: ma ancora sei qui? Va bene, abbiamo capito, lui è salito sia in televisione che sui vari blog e social e sono felice per lui. Ma ora passiamo al cibo. Questo street food si chiama Maiping, ovvero focaccia di grano, e appunto si prende un pugno di impasto fatto con farina di grano, poi lo si stende col mattarello, poi ci schiaffiamo il ripieno composto da verdura essiccata e grasso di maiale. Oh, ma quanto ce n'hai messo? Sicuro che riesci a chiuderlo poi? Ok, ce l'abbiamo fatta. Poi col mattarello la ristendiamo per bene, facendo attenzione a non esagerare, che sennò potrebbe rompersi e far fuoriuscire il ripieno. E mettiamo a cuocere all'interno di questo forno. E infine, dopo aver girato e rigirato più volte per rendere omogenea la cottura, è pronto per essere tagliato e mangiato. Wow. Ecco, qui abbiamo speso in totale 14 yuan, che sono circa 1,80 euro, cioè nemmeno 2 euro per 2 focaccine così. E questo è uno street food tipico, proprio tipico di Wenzhou, che si chiama Maiping.
in dialetto. Ma peng? Mà bán đây. Ma peng, oh. Mà bán phụ bán. Ma- Phụ bán cây. Ah, bupeng. Ah, questo qui si chiama bupeng, che vuol dire baobing, cioè focaccia sottile. E questo qui è mapeng, cioè focaccia di grano. E il ripieno è lo stesso, sono delle focacce con all'interno della verdura essiccata e del grasso di maiale. Proviamo prima questo qui. Buon appetito! Sembra di mangiare il cornicione della pizza, però un cornicione bello farcito. Si sente un bel po' la verdura essiccata, che è un pochino dolce, poi c'è il grasso di maiale e dà quella succosità in più a questa focaccia che a vista potrebbe sembrare molto molto secca. Invece ora passiamo al maiping, questo qui più cicciotto, con più roba all'interno. Wow, squisito. Questo c'ha più consistenza, fuori ugualmente è molto croccante e qui la verdura essiccata è un pochino sull'aspro. In pratica tutti e due hanno lo stesso ripieno, ma quello lì lo puoi mangiare come snack, no? Non riempie e costa solamente 4 yuan. Questo qui invece ti riempie un botto, è più un pasto. Cioè versione pasto e versione snack. Questa versione pasto costa 10 yuan. Vedete anche la differenza di prezzo. Cioè questo qui costa più del doppio di quello sottile. Però sono squisiti entrambi. E di botto sono ritornato a quando ero bambino. Mi ricordo che me li facevano i miei. E sta focaccia qui a Pechino tipo non la trovate. La trovate solamente da queste parti qui di Wenzhou. Avete mai mangiato la canna da zucchero? No? Vi porto a mangiare io. Costano 10 yuan l'uno, che penso, chiedo. 你好，给一件给了，再给一件再给一件，哦，是有的，确实，七个，对对。那个小队，我出去。Uma diva. Che titolo这些？ Gucci. Ecco, qui abbiamo una canna intera, cioè da così è diventato una bustona così, è tipo 1,5 kg, pesa un botto. E questo l'abbiamo pagato 10 yuan, che è circa 1,10 euro. È pochissimo. E sapete come si mangia? Prendete un pezzo e lo mettete in bocca. È bello dolce, succulento, però si mastica e basta. Cioè bisogna masticare per spremere tutto il succo. Poi quando diventa secco, lo sputate. Fa schifo, ma si mangia così questa canna da zucchero. Oh, è stradisetante, eh? È tipo una frutta ma non la ingerisci. Cioè, ingerisci solamente il succo. È stradisetante, sul serio. Alla fine la mia bocca funge come una macchina per la spremuta. Oh, ci vuole un botto. Dopo tutte le focacce che abbiamo mangiato, continuiamo il nostro giro. Adesso vi porto a mangiare un altro street food tipico di Wenzhou. 你好，订单，请及时接单。你看有的。 Il cibo che mangeremo ora si chiama Tengzhangao, che vuol dire torta a forma di lampada. Infatti, il primo step è versare la pastella sul mestolo per dargli la forma tonda, poi ci si mette della rapa, che è l'ingrediente principale, un tuorlo d'uovo salato, della carne macinata di maiale e altra rapa. Ve l'avevo detto che era l'ingrediente principale. Poi, con l'aiuto di un altro mestolo, facciamo pressione per renderlo più compatto e infine ci versiamo un altro po' di pastella per chiudere il tutto e lo immergiamo nell'olio bollente. Ecco, questo si chiama Tengzhangao o in wenzonese Tangzhake. E questo, raga, è un cibo che conoscono tutti i wenzonesi, cioè è stradorato. Abbiamo speso 14 yuan, che è circa 1,80 euro. E da mezz'ora che aspettiamo è ancora bollente. Va bene, dai. Ci provo. Tocca. È meraviglioso, ma quanto cacchio è buono. Fuori il fritto è sottilissimo ed è molto molto croccante. All'interno c'è la rapa tagliata a filetti, poi c'è la carne di maiale e il tuorlo d'uovo salato. È una cosa favolosa. E poi questa rapa non è stracottissima, ha ancora mantenuto la sua croccantezza, e perciò c'è questo misto di croccante del fritto e croccante della rapa che rende questo cibo ancora più gustoso. Wow. È strabuonissimo e anche straunto. C'è l'olio che sta sgocciolando. Ne mangerei altri 10, seriamente. E il sapore mi ricorda anche un pochino gli involtini primavera, ma molto molto più buono. La focaccia che abbiamo mangiato prima con la verdura essiccata
e il maiale, lo trovate pure in Italia, cioè a Prato è strapieno di wenzonesi. E questo qui c'è qualcuno che lo fa in Italia? Dai, fatelo, che veramente merita un botto e sicuramente guadagnereste un casino. Però poi mi date la percentuale per questo consiglio. Non credevo che qui a Wenzhou ci fossero così tanti street food. Sono un botto felice. Ja. 一碗鱼头，一碗鱼本。Ecco altre due specialità tipiche di Wenzhou. Sono due piatti sempre a base di pesce. Allora, qui troviamo il yuping, che in dialetto si dice ngupeng, e sono tipo delle polpette di pesce. Guarda quanto sono morbide. E qui abbinato c'è una salsa di soia misto aceto, e in nessun'altra parte della Cina troverete questo abbinamento. Perché come ben sapete ai wenzonesi piace mangiare il cibo con il sapore molto leggero e la salsa di soia è troppo pesante, è troppo salata, perciò ci mettono l'aceto per attutire quel salato. Buon appetito! Sapore di casa, sapore di mamma, perché mia mamma le sa fare benissimo. E questo solitamente lo mangiamo abbinato al riso. Sa molto di pesce e c'ha quel pizzico di sapore dello zenzero. E la consistenza è bella morbida, un po' gommosa, è tipo mordere la mozzarella. E c'è sta salsina, aceto e salsa di soia, che la rende un pochino più aspra e alla fine dà quel retrogusto un po' dolciastro. E questo qui invece si chiama yuan, in dialetto ngui. E queste sono delle polpette di pesce ma fatte in un modo diverso. Infatti, come potete vedere, c'è una forma diversa, completamente diversa, e anche il gusto, la consistenza, e solitamente viene servito all'interno di un brodo. E questo me lo fa sempre mia mamma. Stramorbidissimo, ha un pizzico di quel gommoso, sa un bel po' di pesce, zenzero e una zuppetta a base di aceto e cipollotto. E qui solitamente ci si mette anche il pepe. Adesso si ragiona. Adesso sono tornato veramente a casa. Qui ci vuole per forza il pepe. E che differenza c'hanno queste due polpette, a parte la forma? È che il yuan sa molto più di pesce. La percentuale di pesce è di più. E anche la preparazione è diversa, perché questi qui sono stati bolliti, no? Si mettono i pezzettini di polpette crude all'interno dell'acqua bollente e si cuoce lì. Invece queste qui vengono cotte al vapore. In totale per queste due porzioni abbiamo speso 35 yuan, che sono circa 4,80 €. E per fare queste polpette qui tocca pulire bene il pesce, togliere le lische, metterci la fecola, un po' di zenzero, cipollotto e viene sta roba qui. E poi c'è un altro modo che mangio spesso a casa, è così: prendete una polpettina e lo immergete nella salsa di soia e aceto. Così è stupendo. Moltissime volte mi chiedono: ma te mangi cinese o italiano? Beh, diciamo che mangiamo sia cinese che italiano. Italiano mangiamo gli spaghetti a ragù, la pizza, e cinese mangiamo queste cose qui. E io sono molto fortunato perché ho i genitori che sanno cucinare benissimo e sanno fare quasi tutti i piatti tipici di Wenzhou. Perciò quasi tutto quello che abbiamo mangiato in questa puntata qui li conosco, cioè li mangio fin da piccolo. Molti pensano che il cibo cinese in Italia sia finto, fasullo. Invece no, cioè, molti piatti esistono veramente, ma sono dalle parti di Wenzhou, anche perché la maggior parte dei cinesi che stanno in Italia provengono da queste parti qui. Tipo, voi se andate in Thailandia, la cucina cinese che troverete in Thailandia sarà dalle parti di Chaozhou, perché i primi immigrati cinesi in Thailandia sono di quelle parti lì. Dopo sto video mamma e papà saranno invidiosi un bel po'. Sapete che ore sono? Sono quasi mezzanotte e sono appena uscito dall'hotel apposta perché solamente qui a Wenzhou esiste un cibo che lo potete trovare solamente dopo le 10:30 di sera. E questo street food cammina, cioè non lo trovate tipo così, fermo da qualche parte. Questo qui viaggia di qua e di là e lo riconosci subito perché sbatte contro una canna di bambù. Perciò adesso stiamo alla ricerca di sto ragazzo, anzi di sti ragazzi, perché è una tradizione di questo tipico cibo di Wenzhou. E noi adesso stiamo gironzolando così, sperando di sentire quel rumore, che è un rumore che appena un wenzhounese sente gli viene l'acquolina in bocca. Stiamo zitti e ascoltiamo. Allora, non abbiamo trovato nulla, abbiamo camminato per più di mezz'ora. Adesso sono venuto apposta in questo incrocio dove passano più macchine possibili, ma vedo che di notte qui la gente dorme veramente presto. Ci sono ancora i negozi aperti dove
poter mangiare lo spuntino di mezzanotte, ma io voglio questo. Per stanotte ci rinuncio, vado a dormire che abbiamo camminato più di un'ora e non ho sentito nessun rumore. Però non mi arrendo, domani sera ci ritento. Buonanotte. Oh, siamo entrati all'interno di un vicolo molto tranquillo nei pressi del centro di Wenzhou e poi abbiamo visto questa caffetteria che vende i caffè a bassissimo costo. Cacchio, mi sto facendo fare un caffè americano che mi è costato 2,90 yuan, 38 centesimi di euro. Ma poi non è quello solubile, no? Guardate, cioè raga, c'è proprio la macchinetta del caffè. E dato che costava poco, ho preso un caffè americano per me e un caffè latte per il cameraman. E abbiamo speso solamente 1 euro in totale, 1 euro. E dato che oggi c'è un bellissimo tempo, c'è un sole che spacca le pietre, vi porto un pochetto fuori da Wenzhou verso la campagna, dove ha trascorso l'infanzia mio padre. Ci sono stato un paio di volte da piccolo, mi ricordo che a quei tempi la campagna non c'era nulla, per strada era proprio deserto, ci sono venuto sempre d'estate, perciò c'è quel ricordo del caldo afoso, che devo fare la doccia ogni 3 secondi e nulla. Dopo vi ci porto e vediamo insieme se è cambiato qualcosa o no. Abbiamo preso un taxi, raga. E l'autista è tipo compaesano di mio padre, però sicuramente non lo conosce. Lui abita ancora più all'interno, fra i monti, mi ha detto. Oh, siamo arrivati! Mamma mia, che bello! Tutte le casette basse. Adesso facciamo un giretto in questa area che è nei dintorni di dove c'è la casa di mio babbo, però non so esattamente la via qual è. Non so nulla, non ho neanche chiesto dov'è. Mi sa che l'ho trovata! È uguale! Mi sa che questa. Mi aveva detto mio padre che aveva affittato a una persona che vende le anatre. L'abbiamo trovato, ma non riusciamo ad abitarci perché è stato già affittato. È il destino che mi ha fatto trovare la casa. E qui mi ricordo davanti la gente giocava a Mahjong. In pratica noi da casa vedevamo la porticina qui, all'interno c'erano i vecchietti che giocavano a Mahjong, facevano le scommesse clandestine. Sì, perché in Cina continentale sono illegali le scommesse. No, sta zitto che hai avuto, che è un pardo. Devi dare. E da qui ho notato una cosa nuova, guardate lì, c'è tipo una specie di muraglia cinese. In pratica in questi anni hanno appena finito le costruzioni, anzi stanno ancora facendo le costruzioni, ma hanno già aperto una parte. Siamo stati molto fortunati perché l'abbiamo trovato subito. E la vicina di casa di mio padre ha i figli che anche loro sono all'estero e loro sono in America. In pratica qui non ci vive quasi più nessuno, soprattutto i giovani non ci stanno più, tutti vanno verso le città un pochino più grandi per trovare opportunità, perché qui alla fine cosa c'è? È più adatto per gli anziani. Se vuoi fare carriera e vuoi costruirti una vita un pochino meno monotona, tocca uscire da qua. Però è un posto tranquillo dove si sta bene e ogni tanto ci sta. Io ci vivrei, ma per qualche giorno, per avere un po' di relax tipo, ma viverci tutta la vita mi sa che è ardua. Facciamo la doccia, dai! Oh, passeggiando per caso abbiamo trovato questo tempio buddista e qui vicino ci sono tutti i nomi della gente che ha donato per costruire questo tempio. C'è pure mio babbo ed è tra questi qui che è uno di quelli che ha donato più di tutti, circa 3.000 euro. Cioè papà, potevi darle a me 3.000 euro. E dato che mio padre ha contribuito una piccola parte per la costruzione di questo tempio, vuol dire che è anche un pizzico di proprietà mia. Che bello! C'è un tempio! Guardate cosa abbiamo trovato nel bel mezzo della strada. Un ragazzo qui che sta facendo tipo il popcorn. Allora, sapete che cosa ma? Sai todo东西，这个倒一样东西，对，去了盖上盖，好了，好了。Attenzione!
买没吃过。 Raga, guardate quanta roba abbiamo preso. Sto sacchetto costa solamente 15 yuan, che è circa 2 euro. A vista sembrano delle nuvolette di drago, invece sono degli gnocchi fatti in questo modo, mai mangiati. Proviamolo, buon appetito! Si appiccica la bocca. Sono belli leggeri, ariati, perché è fatto tutto di aria. La consistenza è tipo di mangiare il polistirolo, dolce però, e si sciolgono in bocca. Oh, attenzione! Era questo che volevo vedere in campagna. Cesera, bye bye. Ehi. Finito il nostro tour nella città natale di mio padre, mi è venuta una grandissima fame e vi porto a mangiare una specialità tipica del posto che mi fa spesso anche mio padre quando sono a casa e io adoro mangiarlo. Qui abbiamo trovato un locale che è nascosto all'interno di questi vicoli, non è che è all'interno di una casa di qualcuno. È chiuso? Tostanti e banga. Ah, camang. Pensavo che in Cina aprissero tutto il giorno, invece mi sbagliavo, perché anche in Cina fanno la pausa pomeridiana, perciò aspettiamo ancora un'oretta. Intanto andiamo in un altro posto a mangiare qualcos'altro perché non ce la faccio più. Ho bevuto solo un caffè a colazione e c'ho lo stomaco che mi sta supplicando di mangiare qualcosa. E abbiamo visto un negozio dove vendono la lingua di anatra e come ben sapete anche la lingua di anatra è una specialità di Wenzhou. Ecco le nostre lingue di anatra, abbiamo speso circa 3 euro, è un botto! Cioè sono solamente circa 10 lingue tipo, perché un'anatra ha una lingua sola e perciò qui abbiamo usato 10 anatre, per questo si alza il prezzo. Questa lingua è stata brasata, perciò è già cotta, ed è un botto che non lo mangiavo. Buon appetito! È bello gustoso, profumato, poi c'è quel pizzico di grasso che dà quella morbidosità in più. È leggermente salato e un po' dolce. Come aperitivo ci sta un botto. La carne non è tantissima e per questo è molto gustoso. Oh, ha aperto e non c'è nessuno, siamo i primi clienti. Che fame assurda. Ivan Bumi, Kui Galang. Iniziamo col mettere tutti i condimenti in un piattino, salsa di soia al misto aceto, sale, aglio e brodo di carne brasata. Mettiamo a cuocere gli spaghetti, tiriamo su gli spaghetti germogli di soia e li schiaffiamo nel piattino con i condimenti già pronti. Un pizzico di cipollotto e infine una versatina di olio bollente che serve per tirare fuori il profumino del cipollotto. In un'altra ciotola prepariamo le uova, una cucchiaiata di cipollotto e sbattiamo tutto insieme. Pronte le uova strapazzate, versiamo tutto sugli spaghetti e per finire una cucchiaiata di carne macinata. Eccoli pronti, abbiamo speso in totale 10 yuan che sono circa 1,20 euro e questo piatto si chiama Pang Mian o in wenzonese Bumi, che vuol dire spaghetti mischiati. Bisogna mischiare prima di tutto perché se no si appiccicano e noi non vogliamo questo, non voglio mangiare una focaccia di noodles. Buon appetito! Ha il sapore della salsa di soia ed è un pochino aspro perché ci ha messo l'aceto e qui si sente il sapore dell'aglio. Poi c'è la carne macinata che gli dà quel profumino in più, la croccantezza dei germogli di soia, l'ho strapazzato, il cipollotto, ci ha messo un cuitale di cipollotto, buonissimo. E come potete notare siamo all'interno di un vicolo nascosto, cioè fuori da tutto, da tutti, sembra di stare a casa di qualcuno. Cioè più i locali sono così e più il cibo è buono e autentico. Questo è il procedimento per il pesce essiccato, guardate, si lascia proprio all'aperto così, dove passa lo smog. È buono, è buonissimo, però il procedimento è che non è il massimo. Andiamo. Adesso mangiamo insieme un dolce tipico wenzonese. Diciamo che lo fanno anche in altre parti della Cina. Ora però vi mostro la versione che fanno qui a Wenzhou. Per prima cosa si mette la farina di riso glutinoso su questo piano quadrato e con l'aiuto di un righello creiamo dei buchi dove poi ci si mette la marmellata. Poi mettiamo altra farina di riso glutinoso e con lo stesso righello togliamo la farina in eccesso. Ora prendiamo lo stampino e ci timbriamo sopra degli ideogrammi.
Col coltellino li tagliamo in dei quadrati perfetti. Tocco finale, un po' di osmanto odoroso e si mette tutto al vapore. Abbiamo speso 12 yuan, che sono circa 1,50 euro. E questo è il Kui Hua Kao, che è un dolce tipico di queste parti qui, e tradotto in italiano vuol dire torta all'osmanto odoroso. Come ben sapete, l'osmanto odoroso è un fiore molto profumato e a me piace un botto questo profumo perché ti fa sentire sereno. Abbiamo preso un misto di 3 sapori e il primo sapore che mangeremo è questo qui al riso nero. C'ha proprio gli ideogrammi stampati sopra, Fa Cai, che è un augurio per un buon auspicio. E sotto, per non farli appiccicare tra di loro, c'è pure una foglia di bambù, e anche questo a sua volta è profumato, che fa contrasto all'osmanto odoroso e il profumo del riso. Oh, è ancora caldo, perciò lo mangiamo prima che si raffreddi. C'ha un aroma pazzesco di osmanto odoroso, molto profumato. Sembra di mangiare un fiore. E questo qui fuori è il riso nero, molto morbido, gommoso. E all'interno c'è questa cremina di fagioli rossi azuchi, che è leggermente dolce. Questo qui è con il riso glutinoso bianco normale. Questo è diverso perché all'interno non c'è la cremina, ma c'è una pasta di sesamo nero. Sembra di mangiare un tangyuan. E poi c'è il profumo dell'osmanto odoroso, che io lo adoro, è buonissimo. Mangiamo l'ultimo. Qui invece all'interno troviamo questa crema di giuggiole. Come ben sapete, a me non piacciono le giuggiole per colpa del nocciolo all'interno e della buccia fuori, ma in formato cremina spacca. Basta che non mangio la foglia, perché la foglia è molto dura e non è facilmente digeribile. E vi presento un altro tipico dolce che trovate solamente qui a Wenzhou. Abbiamo pagato 15 yuan, che sono circa 2 euro. In dialetto si chiama Eizangwu, o in cinese mandarino Xinrenfu, che vuol dire tofu di mandorle, ed è un brodino dolce che viene servito freddo. Infatti all'interno ci troviamo del ghiaccio, queste fette bianche che sono l'ingrediente principale, ed è il tofu alle mandorle. Poi del mandarino, della pesca, del sesamo nero, del nata di cocco, delle uva e dell'uvetta. Ma perché ci mettono pure qui l'uvetta? Non c'entra nulla. Buon appetito! Voi non ci crederete, ma mi ha sorpreso il gusto. È un'acqua dolce al gusto di menta, ci hanno messo lo sciroppo di menta. È un dessert fatto completamente di frutta sciroppata al gusto menta. C'è sto tofu di mandorle che sembra di mangiare la pasta al dente. Una pasta al dente in formato gelatina. È mangiabile, sì. To, cameraman, assaggia. E se ti piace te lo puoi mangiare tutto. Vai, 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 vai. Ora siamo arrivati giusto in tempo in questo locale dove fanno un cibo che non so se è veramente tipico di Wenzhou, perché non l'ho mai mangiato, non l'ho mai sentito nominare da piccolo come tutti gli altri cibi che conosco, però mi ispira un botto. Poi guardate la gente che fa la fila. Oh, anche se è l'orario di chiusura, guardate dietro. Si è formata una fila lunghissima, veramente, sta per arrivare fino a Pesaro. Lo street food che mangeremo ora si chiama Fan Tuan e si può trovare solo e solamente di mattina, motivo per cui è un cibo che viene solitamente consumato a colazione. Esiste sia nella versione salata che in quella dolce, e quello che stiamo vedendo ora è la preparazione di quello salato. In pratica, su uno strato di riso glutinoso si aggiungono del cha cai, del bacon, delle frittelle, della carne macinata, del rousong e un tuorlo d'uovo salato. Poi si ricopre il tutto con altro riso glutinoso per chiudere il fagotto e per finire si aggiunge una versata di brodo di carne. Eccoli, oh, sono stati velocissimi, ne abbiamo presi 2 ed è quasi l'orario di chiusura. Mancano solamente 2 minuti e guardate la fila che si è formata ancora. Cioè, questi qui lavorano fino a sera tardi, se continua così. Bene, abbiamo preso 2, uno salato e uno dolce, abbiamo speso in totale 16 yuan, che sono circa 2 euro, sono ancora bollenti. Poi se volete si può anche scegliere la versione più piccola, noi abbiamo preso quella più grande che costa 7 yuan l'uno, quello più piccolo costa 5 yuan, perciò la differenza è pochissima. Abbiamo preso quello grande perché non si sa mai, potrebbe non bastare. E questi qui si chiamano Fan Tuan, che vuol dire palle di riso, cioè guardate l'aspetto, a voi non vi ispira? E queste sono appunto delle palle di riso glutinoso, non riso normale come l'onigiri. L'abbiamo preso salato e dolce. Incominciamo da questo qui dolce, che è più scuro perché è stato sporcato col sesamo nero. E perché incominciamo da quello dolce? Perché le cose che mi chiappano meglio li lascio sempre alla fine. Buon appetito!
Wow, è buonissimo. È come mangiare un onigiri fatto con il riso glutinoso. La consistenza del riso glutinoso è bello gommoso, morbido, elastico, masticabile e poi si sente un intenso sapore di sesamo. È un misto di sesamo e zucchero e all'interno ci troviamo della pastella fritta cinese che si chiamano youtiao e sono croccantissimi. ASMR time. A volte mi faccio senso da solo. E il youtiao è un pochino salato, perciò dà quel contrasto con questo dolce dello zucchero che è magnifico. Però il riso si stacca molto facilmente, cioè si sgretola. Non è così compatto come l'onigiri. Dando 2 morsi già è caduto tutto, perciò ci ho dato sta bustina per non far cadere per terra. E finalmente passiamo a questo qui salato che già me lo immagino ancora più buono, perché come ben sapete a me piacciono più le cose salate anziché quelle dolci. E guardate sotto, è strazuppo di brodo e mentre mangiate dovete stringere un pochino perché a ogni morso si sgretola e dopo diventa un riso saltato, non è più una palla di riso. Questo è strafarcito, non è semplice come quello dolce. Qui oltre ad avere il riso glutinoso bello bagnato del brodino di carne, ci troviamo sempre la solita pastella fritta, il youtiao, che è molto croccante, il bacon, il zazai, che sarebbe una verdura salata croccante, della carne macinata, del roson, che sono dei filetti di maiale essiccato, e un tuorlo d'uovo salato. Cioè questo qui è salato, ma c'è il contrasto dei filetti di maiale essiccato, che sono un pochino dolci, e c'è la croccantezza di queste pastelle fritte. Una bomba veramente, buonissimo. Lo mangerei tutti i giorni a pranzo. Specifichiamo a pranzo perché il riso glutinoso è molto lento da digerire e perciò se ci tieni al tuo peso è consigliabile mangiarlo a pranzo e non a cena, che non hai il tempo nemmeno di digerire e già vai a letto, a meno che non fate del cardio all'interno del sogno. Adesso vi porto a mangiare uno dei miei piatti preferiti di Wenzhou e indovinate dove l'abbiamo mangiato l'ultima volta? In Italia, esattamente a Prato, 2 o 3 anni fa. Prato seriamente si dice che c'era Chinatown, ma a parer mio è un Wenzhou Town, perché sono quasi tutti di Wenzhou. E perché sono tutti lì? Guardate qui, Wenzhou è famosa perché producono tessili, fanno vestiti, fanno scarpe e Prato è la capitale per queste cose, no? E per questo è strapieno di gente che arriva da qui. E non è l'unica strada che fa l'abbigliamento. Questa è una delle tantissime vie perché è strapieno di vie fatte così, abiti di ogni genere. E dato che siamo a Wenzhou non potevo non mangiarlo perché non l'ho mai mangiato a Wenzhou. Ci sono venuto solo da piccolo perché ci venivano i miei. Perciò questa volta possiamo definirlo come la mia prima volta a Wenzhou perché è la prima volta che gironzolo da solo senza i miei parenti. È anche la prima volta che parlo in dialetto wenzhounese con gli sconosciuti. Oh, seriamente, quando parlo con loro è come se fossero dei miei parenti. È una sensazione stranissima. E il dialetto wenzhounese, voi non lo sapete, ma è uno dei dialetti cinesi più difficili da capire. È riconosciuta in tutta la Cina come una lingua incomprensibile e si dice che ai tempi di guerra utilizzavano questo dialetto per dei messaggi in codice, per non farsi capire. Ah, qui c'è pure una chiesa evangelista. Sì, perché qui a Wenzhou esistono tantissimi evangelisti e buddisti, perché sono le 2 principali religioni più praticate di questo posto. Ivan Niga di che te lo fa? Allora, per prima cosa mettiamo a cuocere nell'acqua bollente gli spaghetti di riso. Buttiamo giù anche il budello di maiale in una vasca separata. Scoliamo gli spaghetti di riso e li mettiamo in una ciotola. Scoliamo il sangue di anatra e anche questo nella ciotola. Ci aggiungiamo poi del porro e del brodino con cui abbiamo cotto gli spaghetti. E infine tiriamo fuori il budello, lo tagliamo a julienne. E anche questo nella ciotola. Abbiamo speso 20 yuan che sono circa 2,60 €, ma se si vuole potete prendere pure la porzione più piccola che parte dai 12 yuan, che è circa 1,20 €. E questo piatto qui si chiama Zuzanfen e in dialetto di Wenzhou si chiama Zizufan e in pratica sono dei noodles di riso in brodo con sangue di anatra e le budella di maiale. E guardate ste budella quanto sono pulite, sono strapulitissime. E lui, il brodo bello leggero, un pizzico di salato, si sente anche l'umami. Raffreddiamo un attimo perché ogni volta che mangio i noodles in brodo mi scotto la lingua e resta paralizzata per 2 giorni. Lo so che c'hai fame, ma un po' di pazienza, stomaco. E come si dice in dialetto di Wenzhou, lololie, che vuol dire facciamolo raffreddare. E questi noodles a primo impatto potrebbe sembrare una cosa molto odoroso, molto, no? Che c'ha un odore molto sgradevole. E invece
ha un odore buonissimissimo. E ciò ci fa capire che queste budella sono state pulite molto molto bene, perché se no saprebbe di merda tutto l'intero locale. E invece no, non c'è alcun odore sgradevole. Oh, si è raffreddato. Buon appetito! Stupendi. Ci sono questi noodles di riso che sono stralisci, poi ha assorbito tutto il sapore del brodo che è stragustoso. Budella. Le budella sono strapulite, non c'è alcun sapore strano, morbidoso, un po' gommoso. Proviamo sto sangue di anatra. Budinoso, anche lui ha assorbito tutto il sapore del brodo. Se volete aggiungere un po' di altro gusto, qui sul tavolo abbiamo anche delle altre spezie e di solito si mette un po' di peperoncino o se no anche della salsa di sfagiola di soia piccante. Mangiatelo senza alcuna spezia perché il suo gusto originale è il più buono di tutti. E poi se volete qui abbiamo il seitan, che sono le verdure essiccate, perché qui a Wenzhou sono fissati e lo mettono dappertutto. Infatti, come avrete visto, abbiamo mangiato pure la focaccia con all'interno la verdura essiccata. Ci sono questi noodles di riso che sono veramente scivolosi, non appena succhi scivolano direttamente all'interno della bocca e poi ti sbrodoli tutto, cioè ti schiaffa il brodo in faccia da quanto è scivoloso. Oh, pure questi noodles abbiamo fatto. E il prossimo cibo sicuramente lo conoscerete tutti. Si tratta sempre di noodles di riso, ma se anziché dire noodles dico spaghetti di riso. Adesso l'avete capito. Quelli di prima erano spaghetti di riso in brodo e ora vi porto a mangiare gli spaghetti di riso saltati, che è una specialità di Wenzhou. E non lo sapevo, l'ho scoperto proprio ora che sono a Wenzhou perché lo trovate dappertutto e ugualmente in tutti i ristoranti cinesi in Italia c'è nel menù. E io pensavo che fosse tipo riso alla cantonese, pollo alle mandorle, cioè dei piatti che non esistono, che sono stati inventati a favore del palato italiano. E invece no, gli spaghetti di riso saltati sono una specialità tipica di Wenzhou e questo piatto, a parte la gente di Wenzhou, addirittura nel resto della Cina non lo conosce nessuno e non l'ha mai mangiato nessuno. Se venite qui a Wenzhou e vedete quei 3 ideogrammi finali, Cao Fen Kan, sono gli spaghetti di riso saltati. Cao Fan Kui. Incominciamo a pulire a fondo il tutto con sto scopino che spero non abbia spazzolato altro oltre il mestolo e il wok. E guardate il muro come è ridotto. A parte gli scherzi, questa è arte astratta. Nel wok ci versiamo un po' di olio, un po' di cipolla, della carne macinata, un po' di sale e un uovo appena sbattuto. Ci schiaffiamo un po' di verdura mista, della carota e incominciamo a saltare. Poi ci aggiungiamo gli spaghetti di riso, un po' di salsa di soia e continuiamo a saltare. Che poi è saltare nel vero senso della parola. Guardate come sta facendo saltare il tutto. Ed eccoli pronti i nostri spaghetti di riso, che in cinese si chiamano Cao Fen Kan o in dialetto wenzhounese Cao Fan Ku, e letteralmente significa spaghetti di riso secchi saltati. Infatti, come potete vedere, sono belli secchi e sono belli asciutti. E una porzione così abbiamo speso 13 yuan, che sono circa 1,60 euro. Prima abbiamo mangiato quelli più spessi, che sono più adatti per il brodo. Questi qui sono più fini, proprio uguali identici a quelli che possiamo mangiare nei ristoranti cinesi in Italia. Ci troviamo del sedano, della carota, del cavolo, della carne macinata e della cipolla. Buon appetito! Sono loro. È da un botto che non lo mangiavo e mi fa ricordare l'infanzia, perché come ben sapete i miei genitori quando ero piccolo avevano il ristorante cinese in Italia e perciò gli spaghetti di riso era un must, cioè li mangiavo molto molto spesso. E qui questi spaghetti sono un pochino più gommosi. In Italia invece sono meno gommosi e si staccano subito al morso. C'è la verdura che dà quella croccantezza in più, la carota e il cavolo danno quel sapore un po' dolce, la carne che dà quel profumino. Qui manca qualcosa però. Adesso sì che si ragiona. Oh, il peperoncino di Wenzhou è piccantissimo. È l'inferno, stupendo.
Così all'improvviso mi è venuto in mente un cibo che è da tantissimo tempo che non lo mangio, perché in passato ce lo faceva mio babbo, ma non so perché è da un botto che non lo fa più. Boh, chissà, forse ha paura di disturbare i vicini. Adesso ve lo faccio vedere anche perché è un cibo non tanto rinomato e anche qui a Wenzhou non è molto facile da trovare. Dal mio hotel dista 3 km, perciò ho fatto 3 km di camminata. Se volessi potrei prendere anche queste biciclette a noleggio o se non taxi, che qui costano veramente poco, ma preferisco camminare. Poi vabbè, se il tempo me lo permette, perché se piove col cacchio che cammino. Ecco, ci siamo arrivati. Qui stava Ivan Kohu. E questo piatto in cinese si chiama Chaoxia, in dialetto Kuohu, che vuol dire proprio gambero martellato. Abbiamo speso in totale 27 yuan, che sono circa 3,50 euro. Ora avete capito perché mio padre non me lo prepara più. In pratica loro hanno questo mattarello che usano per schiacciare questo gambero, e mio padre usava le bottiglie di vetro. Cioè stava tutta la giornata a fare così, bam 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 bam, e lo sentivi già da 2 chilometri tipo. È un piatto che stava per essere rimosso dalla mia testa e sono in pratica dei gamberi spiaccicati. All'interno di sta zuppa c'è il cavolo cinese, il zazzai, che sono delle verdure salate, i funghi, le uova, un po' di carne e la cipolla. C'è il brodino che è strabuonissimo, è dolce, il giusto, ed è anche un pochino piccantino, il piccante del pepe, proprio leggero, bello piacevole. Proviamo sto gambero spiaccicato, guardate quanto è spiaccicato. C'ha una consistenza magnifica, è un po' masticabile, sa moltissimo di gambero ma c'ha un qualcosa in più, è dolce ed è molto più morbido, è un modo diverso di mangiare il gambero, cioè c'è sta fecola che rende questo gambero veramente morbidoso. E questo piatto non esiste solamente il gambero ma anche il pesce, togliete le spine, togliete la pelle e poi lo schiacciate insieme alla fecola. Sembra facile, poi non so se è veramente così facile. Sentite dietro che sbattono, sembra che ci stanno i muratori che stanno facendo i lavori. Con questo brodino sono perfetti i noodles, infatti sul menù c'è anche la versione con i noodles. Non l'ho messo perché oggi dovrò mangiare altri carboidrati, ho preferito evitare. Sappiate che se un giorno sentirete sbattere in continuazione in una casa in centro, sono io che ho chiesto a mio padre di prepararmelo. È ovvio che non tutti i cinesi che vivono in Italia provengono da questa città qui, però molti provengono da qui o da delle città vicino, tipo Rian, Wencheng, Qingtian. Poi ci sono anche i cinesi che provengono dal Fujian e vabbè, loro sono dappertutto, non solamente in Italia. Loro principalmente però sono verso il sud-est asiatico, come in Thailandia o in Malesia e Singapore, così. In Europa principalmente da queste parti qui. Poi vabbè, non so se avete notato, ultimamente stanno aprendo tantissimi locali del nord-est della Cina, perciò si sono aggiunti anche loro, o comunemente chiamati Dongpeiren. Comunque altro che Shanghai o Hong Kong, guardate qui, c'è anche Wenzhou, non è che scherza con questi grattacieli, con sta vista, Diciamo che Wenzhou non è neanche una città grandissima ed è la terza città più importante della regione del Zhejiang. Al primo posto c'è Hangzhou, secondo posto c'è Ningbo e terzo posto Wenzhou. Tipo anche le catene più famose dei convenience store tipo 7-Eleven, Family Mart, Lawson. Qui a Wenzhou non si trovano. Qui a Wenzhou si trova solamente una catena che si chiama Shizu, che è una catena che non ho mai visto prima d'ora in nessuna parte. Solitamente le bici a noleggio qui in Cina sono così, ma così raga è veramente la prima volta che le vedo, cioè col passeggino, col portabambino. Che storia, vuol dire che qui ancora procreano. Guardate, siamo scesi di corsa dall'hotel perché abbiamo appena sentito quel rumore che vi dicevo. Ma dove cacchio è? Come fanno qui i wenzhonesi a mangiare questa cosa? Poi dopo non ho più sentito, sempre più lontano. Adesso abbiamo la speranza che si trova nei dintorni. Forse l'abbiamo visto. No, non l'abbiamo visto, non è lui. Mi sa che è quello lì, raga. È lui veramente. Finalmente l'abbiamo trovato, perché se non lo trovavo non finivo questo video. Ed eccolo qui, dov'è? In pratica sto ragazzo gironzola per la città e sbatte questo bambù
per dire oh sono qui. Nini sta I Huandun, o anche conosciuti con il nome wonton, che sarebbe in dialetto cantonese, sono un piatto tradizionale che si può trovare un po' dappertutto in Cina, ma solo qui a Wenzhou li vendono in questo particolare modo. Allora, in una ciotola ci mettiamo della zuppa di pollo in polvere, un po' di sale, un po' di glutammato, un po' di gamberetti essiccati, un po' di cipollotto, un po' di za'cai, un po' di strutto e delle alghe. Poi nella pentola ci mettiamo a cuocere della verdura e i Huandun. Poi nella ciotola ci versiamo del brodo, la verdura e i Huandun appena cotti. Qui non si vede nulla, ma ha messo a cuocere della carne macinata, una spruzzatina di vino di riso e versiamo tutto sui Huandun. E tocco finale delle uova tagliate a fette. Chi la dia? 19 yuan, costa una porzione grande. Guardate. Ecco, questo è il rumore con cui gironzola qua e là per la città per far sentire che oh sono arrivato, scendete che sono arrivato e c'è il wonton da mangiare. I Dalin. Ni mai più uso lei ah. E mi chi ci usa ni? E su in sé che na già ngao zai kui是你啊 Eccoci qua, mangiamo qui, che qui in centro a Wenzhou ci sono tantissimi questi posti con l'ombrellone e non è di nessuno, è del comune. Sono strafelice perché l'ho cercato tutti i giorni e finalmente l'abbiamo trovato. Poi è strasimpaticissimo. E questo piatto in dialetto si chiama Kuo Wandang, in cinese mandarino è Chao Huandun, ovvero wonton sbattuto. E non è un wonton sbattuto, ma è per descrivere quello che fanno per vendere questo wonton, cioè lo sbattere la canna di bambù mentre va in giro per la città. Questa tecnica veniva usata già in passato perché di notte le luci non c'erano e perciò non vedevano passare sti ragazzi. E allora iniziavano a sbattere per far capire che erano arrivati, e adesso invece ci sono tutti i grattacieli, perciò è anche inutile sbattere sempre ogni volta, anche perché se uno è dal 30° piano sente sbattere questo bambù e chiama, sto qui porello non sente. E i nuovi metodi sono i social. Buon appetito! Buonissimo. I Huandun praticamente sono dei mini ravioli con all'interno della carne macinata, però la loro pastella fuori è molto più sottile e all'interno la carne è di meno. Sono serviti all'interno di un brodo, è un brodo molto gustoso perché all'interno c'è l'alga, l'uovo, del cipollotto, della carne macinata, cioè il brodo è un componente importantissimo per questo piatto qui. E come avrete notato, tutti questi cibi che abbiamo mangiato qui a Wenzhou hanno un sapore molto leggero, non trovate mai il piccante, non trovate mai i sapori fortissimi, perché la gente del posto piace mangiare leggero, un sapore pulito, puntano più sulla qualità del cibo e il suo sapore più originale, senza tutte le spezie varie eccetera. E per questo ai wenzhonesi in Italia piace mangiare la cucina italiana, perché anche la cucina italiana è altrettanto pulita, che punta sulla qualità del prodotto e piace assaporare il prodotto stesso, no? Al contrario della gente che proviene da Chongqing, che mangiano proprio strapicantissimo, e loro se vanno in Europa dicono che il cibo è molto leggero, si stancano molto facilmente e infatti non capiscono un cazzo. E con questo è giunto al termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo, e ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao! A volte è solo la pastella, non c'è la carne. Ecco perché mi ci ha messo la carne macinata sopra.